Salve e benvenuti nel mio canale. Hai necessità di sostituire la chiave del tuo cancelletto, del tuo portoncino di casa o di qualsiasi altra porta. Per farlo non è necessario sostituire tutta la serratura, ma basta sostituire solo il cilindro dove va infilata la chiave. Un lavoro estremamente facile, basta un cacciavite a croce, un block notes, una penna ovviamente e un righello. Bisogna infilare la chiave nella toppa. Vedete, questa chiave funziona, però noi la vogliamo sostituire perché è una chiave che ormai hanno tante persone, per farti un esempio. Di qualsiasi marca sia la tua serratura, ce ne sono di tantissime marche, che sia bascullante, che sia a molla, non cambia nulla, il sistema di ancoraggio del cilindro è sempre lo stesso, a meno che si tratti di porte speciali blindate, eccetera, che non conosco, ma il 90% saranno così le porte, i portoncini e cancelletti vari. Riconoscerai la vite da svitare perché è più grande, ha la testa più grande delle altre. Questa è la vite per ancorare alla porta, questa è una vite per il meccanismo della serratura. La ritroverai qua sotto questa vite, sempre in linea con il cilindro. Questo è un cilindro sproporzionato giusto per fare il video, non è questo il nostro caso. Comunque, dicevo, la prima cosa da fare è inserire la chiave così, prendere il cacciavite, svitare delicatamente. Questa è una vite molto lunga, poi vi spiego a cosa serve esattamente, perché è lunga. Vedete? Proprio un bel vitone lungo. Questa è la tipica testa. Sono quasi tutte uguali, indipendentemente dalle marche. Per sfilare il cilindro andrebbe spinto, ma come vedete, a chiave dritta, la chiave non esce. Per far uscire il cilindro bisogna girare la chiave di qualche grado, verso sinistra in genere. È un dispositivo di sicurezza che hanno tutti i cilindri. Adesso vi spiego a cosa serve. Adesso spingendo, vedete, il cilindro è uscito. Vedete com'è la chiave? Non è più dritta come prima. La chiave, cercando di tirare, non esce dal cilindro. E sapete perché? Perché per uscire deve stare in piano. Stando in piano, la chiave si sfila, ma il chiavistello interno che spinge tutta la meccanica della serratura rimane sporgente. Questo serve, quando sta dentro, a evitare che un malintenzionato possa con un martello dare una martellata e far saltare, far cadere il cilindro all'interno. Questo perno tocca tutta la parte meccanica della serratura e blocca. Teoricamente, diciamo, è un minimo sistema di sicurezza antisfondamento del cilindro. A questo punto abbiamo sfilato il nostro cilindro dalla serratura. Cosa dobbiamo fare? Ovviamente non andiamo in ferramenta a comprare questo lasciando la porta senza serratura. Prendiamo un block notice e ci scriviamo la distanza, magari prendiamo la distanza tra il centro e un lato, perché ce ne sono di svariati tipi a seconda del portone, del portoncino, del cancelletto, non sono tutti uguali. Ci sono quelli che hanno pochissimo margine qua e lunghi da un lato, a seconda del modello, quindi è importantissimo avere la misura dal centro al bordo. Quindi ci facciamo un disegnino pressappoco così e scriviamo a titolo di esempio, non so, 3 centimetri da un lato, 4 centimetri dall'altro, scusate.
Andando in ferramenta diciamo guarda il profilo è un cilindro europeo, ma potete anche fare l'appuntino con, ecco qui, questo volgarmente viene chiamato a testa di morto perché ricorda un teschio stilizzato. Quindi ricordiamoci queste misure. Una volta che abbiamo le misure, montiamo il cilindro, chiudiamo la porta e andiamo in ferramenta ovviamente. Per rimontare è semplice, mettiamo il chiavistello in linea altrimenti non entra, delicatamente spingiamo, possiamo anche approfittare quando montiamo il nuovo di mettere qualche goccia d'olio, in genere già ce l'hanno, però magari se è parecchio tempo che sta in magazzino, qualche goccina d'olio, proprio un filo, in modo da poter far lavorare meglio tutto il meccanismo. Rimettiamo dritto, lo possiamo tenere tra le mani, vedete come rimettendolo dritto si mantiene inclinata la chiave. Delicatamente spingiamo fino magari sentiamo con la mano quando arriva dall'altro lato fino a provare a girare. Ecco, qui ha raggiunto il meccanismo interno della serratura. Si guarda nel foro magari e si vede se siamo allineati col foro del cilindro. Si avvita un po' a mano. In genere vanno morbidissimi, a meno che sia un cancello messo fuori e magari sia un po' ossidato, ma in genere non ho mai riscontrato problemi a svitare questo tipo di cilindro. Si avvita, non stringiamo esageratamente, perché se non sia mai si spezza la vite qua dentro, non oso immaginare che lavoro fare per cacciarlo. Ecco qui. Quando avrete il cilindro nuovo avrete lo stesso lavoro, dovete fare. Si sfila la chiave, ogni tanto queste chiavi si possono anche lavare, i dentini, pulirli con un vecchio spazzolino da denti e mettere qualche goccina d'olio, proprio qualche goccina d'olio, quello per le macchine da cucire va benissimo. Io evito gli spray perché sporcano un po' tanto e preferisco più quelli a goccia. L'olio per le macchine da cucire lo trovo ottimo. Magari infiliamo 2 gocce di olio, facciamo così, aiuta tutto il sistema all'inizio, poi tamponiamo un po' l'olio altrimenti ci sporca le tasche. Questo è tutto. Come hai potuto vedere, sostituire solo la chiave è estremamente facile, è un lavoretto alla portata di tutti, diciamo. Se il video ti è piaciuto, mi raccomando, iscriviti al canale, metti un like e condividi. Se ti piacciono i contenuti del mio canale, puoi fare una piccola donazione seguendo il link sotto che metto in descrizione. Grazie.